Argomento del video di oggi: BMW R 1300 GS Adventure. Difficile raccontare la nuova BMW R 1300 GS Adventure senza rimanere colpiti e in parte increduli di fronte al design, assolutamente fuori dagli schemi. Di solito non lo commentiamo, ma questa volta è stato proprio il design dell'Adventure a monopolizzare le chiacchiere tra motociclisti, prima ancora delle caratteristiche tecniche della moto. Inevitabile, vista la scelta di rottura non solo rispetto al passato, ma perfino a confronto con il design a questo punto molto convenzionale della R 1300 GS Standard. Divisivo? Sì, lo è al massimo perché questa moto non vuole piacere a tutti. L'obiettivo di questa rivoluzione stilistica? Il massimo comfort in tutte le condizioni. A dirlo non siamo noi, ma il responsabile del team che l'ha presentata, Christoph Lischka. Vero, la nuova GS Adventure è senza dubbio una moto che sulle prime è scioccante, ma questo succede sempre quando si cambia così radicalmente il design rispetto al passato, ma è un fatto che se la si osserva attentamente ci si rende conto di come sia stata pensata dando massima priorità alla funzionalità. A raccontarlo non sono solo selle mai così grandi, cupolini mai così protettivi, ma sono anche asole, anfratti, ganci, tutto pensato per agganciare borse, fissare bagagli, caricare la moto come non è mai stata caricata prima, con una mostruosa capienza massima di carico di 154 litri. Impossibile non accorgersi di questa propensione all'utilità sottolineata dal cisternone da 30 litri e da un design che a me personalmente ricorda un mezzo che sta un po' a metà tra un Hammer e una Land Rover Defender. E poi ci sono una cinquantina di combinazioni tra selle e altezza moto che vi vengono incontro per portare quella giusta per voi. E il numero non l'ho detto a caso perché tra possibilità di scegliere tra sospensioni alte o sospensioni basse, abbassatore che abbassa tutta la moto di 3 cm, diverse selle disponibili montabili su due altezze diverse e con la possibilità di scegliere anche inclinazioni differenti, il range di altezza della sella di questa moto va da 790 a ben 915 mm. In questo credo che la nuova Adventure sia letteralmente imbattibile. Per il resto non mi dilungo troppo perché della R 1300 GS Adventure abbiamo già parlato in modo molto approfondito in un video dedicato, ve lo metto qua sopra per comodità, e ora voglio andare al sodo a dirvi come va la moto. Qui vi basti sapere che il Boxer 1300 conferma tutti i suoi dati, 145 cavalli, 149 Nm di coppia. La moto è anche disponibile con il cambio ASA servo assistito, robotizzato, e grazie al radar porta al debutto l'avviso di collisione posteriore. Ultimo dato, il peso, 269 kg in ordine di marcia con il pieno di benzina. Prezzo di partenza? 24.050 euro, ma se conoscete BMW sapete che è veramente un prezzo di partenza. E adesso saltiamola in sella. Eccoci qua, prima di partire sulla nuova R 1300 GS Adventure diamo un'occhiata a quello che ci si trova davanti. Andrò veloce perché comunque la strumentazione e i comandi sono identici a quelli della GS 1300. Innanzitutto qua vedete questa indicazione A, significa che l'abbassatore su questa moto in mio possesso è attivo in automatico, quindi moto che si alza a 50 all'ora e si abbassa sotto i 25 km all'ora. Tutto viene comandato attraverso il blocchettino di sinistra, mentre il blocchetto di destra consente solo di cambiare i riding mode di fatto, che praticamente ogni volta che si preme rotazione, vedete, in questo caso ho attivato Dynamic Pro, eccetera eccetera. Cosa importante sulla nuova generazione di GS è il menu, quello che viene definito ad hamburger, che consente di regolare una serie di attività come la CC, il riscaldamento di selle manopole, l'altezza del parabrezza. Una volta che è selezionato, la slitta interviene su quella funzione e solo su quella. Dicevo, vado veloce perché appunto siamo, diciamo, tutto molto simile, per non dire uguale al 1300. La cosa interessante sono i settaggi delle varie mappature. Entrando nelle impostazioni, se io vado in assist, potete vedere che nelle sospensioni posso configurare i tre tipi di sospensioni, quindi Road, Dynamic Enduro, andando ad attivare le regolazioni idrauliche, quindi in questo caso la frenatura idraulica di anteriore e posteriore nello stesso momento, quindi qui si può andare su 5 livelli
0 più 2 meno 2, adesso era su 0 ovviamente, e quindi indurire o ammorbidire la sospensione idraulicamente. Non funziona in modo separato tra anteriore e posteriore, ma fa una regolazione comune tra anteriore e posteriore, quindi regola sia il damping, quindi l'idraulica del monoammortizzatore anteriore, sia l'idraulica dell'ammortizzatore posteriore. Si possono poi ovviamente andarsi a regolare tutte le mappature configurando, adesso devo andarlo a cercare, si possono ovviamente andare, eccole qua, a configurare tutte le mappature, quindi su ogni modalità cambiare la risposta al motore, oppure il controllo di trazione, l'ABS e poi tornare tutta alla modalità, diciamo alla configurazione standard. Come sapete BMW vi mette esposte 4 mappature su tutte quelle che ha, in realtà lei ne ha molte di più, quindi abbiamo Eco, Rain, Road, Dynamic Pro, in questo caso abbiamo Enduro Pro, che si possono ovviamente acquistare a parte, ma voi ne potete solo vedere 4, quindi dovete mettere quelle che vi interessano. Ad esempio voglio avere la Eco perché la Dynamic Pro mi interessa, spengo la Dynamic Pro e accendo la Eco, e quando tornerò nel mio menu principale, premendo il tasto Mode, avrò la mia mappatura Eco, ma ho perso la Dynamic Pro. Questo per avere le 4 mappature principali, quelle che vi interessano. Tutto il resto è più o meno simile a quello che già conosciamo della R1003 GS. Abbiamo anche qui uno sportellino, qui in questo caso dentro la chiave, con caricatore USB-C, non ventilato, però sapete che il telefono qui si scalda, e quindi da questo punto di vista magari magari potrebbe crearsi un pochino di calore quando si va a caricare il telefono. Parabrezza, in questo caso il parabrezza alto, devo dire che a livello di gestione di moto a motore spento molto sorprendente. Andiamo a provarla e vediamo un po' come va. Siamo qua quasi alla fine della prova e parto con alcune considerazioni. Se con il GS 1003 BMW ha sicuramente segnato le distanze rispetto al modello precedente, ma comunque i competitor insomma sono ancora piuttosto vicini, chi si vorrà cimentare in questo segmento contro l'Adventure dovrà lavorare veramente sodo, perché il risultato che BMW è riuscito a ottenere con la GS 1003 Adventure è probabilmente migliore rispetto a quello della GS 1003. Parto subito da un presupposto. Vi ho detto prima delle infinite combinazioni di selle e altezza. Adesso vi dico come me la sono configurata io. Sella standard, sospensioni in versione bassa, la sella in posizione bassa, vi faccio vedere Adventure dal mio altissimo 1,71 m, tocco quasi con entrambe le piante. Unica cosa da osservare è che i piedi scendono proprio in verticale e vanno proprio nella zona, nel mio caso, dove ci sono le pedane. Però questa zona qua, aspetta che scendo, questa zona qui di calzata, il giro del cavallo, è veramente stretto, e la moto in questa configurazione tuttavia non resta una moto che si percepisce come bassa, resta con la sua imponenza, ma mi fa toccare bene a terra. Questo è uno dei punti di forza sicuramente della GS Adventure, perché credo che nessuna Adventure in passato sia mai stata così gestibile, né a motore spento né soprattutto quando si va a guidare. E passiamo alla fase della guida, che secondo me è la cosa più interessante. Il dinamismo, la dinamica di guida della GS Adventure mi ha, devo dire, sorpreso, perché la vedi, è grossa, imponente, non ti aspetti veramente che si possa guidare così. Già il passo avanti di agilità, di capacità di guizzare tra le curve del 1003 GS era, insomma, ormai è rinomato, tutti quelli che ce l'hanno hanno capito di cosa sto parlando. In questo caso fa ancora più impressione, perché tu vedi sta moto molto grossa, ma a livello di cambi di direzione, guida, reattività tra le curve è sorprendente. Me la sono settata un po', me la sono fatta un pochino più mia, ho scelto la mappatura Dynamic, che secondo me rimane la mappatura migliore su questa moto, anche a livello di sospensioni. La mappatura Road è bellissima, diciamo la gestione del gas resta quella
magnifica di tutte le BMW, nessun tipo di on-off, la perfetta centraggio, calibrazione tra freno motore e quando si va a riprendere il gas resta uno dei suoi punti di forza, e quindi resta anche sulla GS Adventure. Ma dicevo, tornando a mappatura dynamic, perché comunque la gestione del gas resta sempre buona, ma il motore è un pochino più pronto, e quando la si usa in road c'è un po' quell'effetto comunque un po' morbido, di sospensioni molto morbide, quello che alcuni tecnici chiamano Cadillac feeling, cioè la moto che tende un po' a muoversi un po' poco frenata. Passando in dynamic viene un po' meno, ma non sparisce del tutto. Allora io sono andato a intervenire su, diciamo, i settaggi manuali, portando a +2 l'idraulica, quindi chiudendo di fatto tutta l'idraulica. Quello viene un po' meno questo movimento della moto, però la moto resta comunque sempre super confortevole. Grandissimo feeling dell'avantreno, questo è una cosa importante perché il GS Adventure carica tanto la ruota davanti, e da questo punto di vista ho preferito sicuramente le Metzeler come gomme rispetto alle Michelin, che sono molto agili. Ecco, con le Metzeler probabilmente si perde un filino di velocità, ma c'è più presenza quando sei in percorrenza, quando la moto va proprio a caricare la gomma anteriore rispetto alle Michelin del primo equipaggiamento. Quindi la mia preferenza personale va nei confronti delle Metzeler. Oggi è giornata un po', diciamo, complicata, strade strette, bagnate, fogliame, ma il feeling che avevo su sta moto è incredibile. Cioè, se tu pensi che stai guidando una moto da 269 kg più IVA, perché comunque quando aggiungi i telaietti insomma si sale, e la facilità con cui la conduci in certe situazioni, ecco, questo è, se devo cercare un punto di forza della BMW, è assolutamente quello. Quindi mappatura dynamic, gomme Metzeler. Aggiungo anche che la protezione dell'aria, ma del resto è facile immaginarlo, è davvero sontuosa, sia per le gambe sia per la parte alta del busto, spalle, casco, e io ho viaggiato tutto il giorno col cupolino in posizione più bassa, anche perché tirandolo su mi arriva davanti agli occhi e otticamente non è proprio perfetto, e quindi mi dà un po' fastidio. Detto questo, tenendolo in posizione bassa io non ho avuto nessun problema. Vero che non abbiamo fatto grandi pezzi di autostrada a velocità elevata, però la protezione è comunque davvero di alto livello. E devo dire che il rear to front, quindi il sistema di frenata che frenando col posteriore rimanda un po' di frenata all'anteriore, finisce di piacermi a metà. In dynamic si sente un po' meno, in road è molto presente. Probabilmente questa moto trasferisce un po' di più i carichi rispetto alla R1003 GS, e a me un pochino di fastidio lo dava, anche se non influenza mai l'ingresso in curva. In realtà, se ho le Michelin lo fa un po' di più, perché c'è un effetto di lift up un pochino superiore dal punto di vista dell'anteriore. Se ho le Metzeler lo fa un po' meno, e questa è una delle cose che secondo me andrebbe un attimino ricalibrata, ecco, vogliamo dire, anche perché il posteriore a volte arriva un po' velocemente al bloccaggio. E il sistema forward collision warning, anche lui usato in modalità media, interviene troppo presto, soprattutto interviene quando io sto già frenando a volte. Questa cosa mi rende la guida un po' noiosa, un po' fastidiosa. L'ho portato col setting su avviso ritardato, funziona molto meglio. Alla fine poi io però l'ho disattivato, perché quando si guida in convoglio un po' brillanti a volte qualche frenatina arriva, e a me questa cosa dà un pochino di fastidio. Mi piacerebbe che il pulsante col panino, diciamo, una volta scelta la funzione, da qualche parte nel display comparisse che funzione sta attivando, perché ogni volta sennò devi rischiacciare per capire cosa stai facendo. È vero che quando la moto è la tua poi più o meno ti ricordi, però se attivo il parabrezza e voglio attivare le selle, insomma, questo pulsante non è che mi faccia impazzire. E chiudo con il cambio che, siccome ho provato diverse moto, su alcune era più contrastato, su altre molto meno, e il motore è così pieno e pastoso ai bassi che alla fine, anche quando usi la moto con cambio manuale, la terza diventa la marcia universale. Anche nel misto stretto si arriva quasi veramente a 20 all'ora nel tornante a spegnere la moto per poi ripartire. La gestione del gas è assolutamente perfetta, e questo fa sì che si usi veramente molto poco il cambio. Quindi con la terza veramente ci fai tutto, anche perché la seconda, secondo me, peggio ancora la prima, ma la seconda su certe situazioni resta un filo quasi troppo corta,
e molto molto pronta, soprattutto con la mappa Dynamic, quindi io preferisco usare una marcia in più, far correre la moto, e vi assicuro che si riesce a gestire alla grande, anche perché la ciclistica poi consente di essere gestita con l'attitudine sportiva che non ti aspetti dalla moto così. Non è solo una moto con cui impostare il curvone e stare lì, è una moto che ti consente di cambiare direzione molto velocemente e di fare anche la correzione dell'ultimo secondo, quando arrivi un po' lungo in una curva, buttarla dentro. Ti consente di fare questo a dispetto di quello che tu vedi davanti agli occhi, cioè anche sotto gli occhi. Quando sei in sella vedi questo serbatoio gigantesco, ma poi se guardi avanti e usi la moto rimani sorpreso da come lei sia agile e si lasci condurre in modo estremamente facile e totalmente disimpegnato. Questo sicuramente è il punto di forza assoluto, lo è sempre stato un po' delle GS, adesso mi sembra diventata più misura d'uomo a livello di abitabilità, di distanze, di triangolazione, e questo fa sì che la guidi con molta più facilità, e l'efficacia è incredibile se pensiamo al tipo di moto che stiamo utilizzando. Questa triangolazione io ho trovato che sia funzionale per quello che serve a me. È chiaro che chi più alto di me si troverà sicuramente meglio con una sella più alta, quindi avrà magari le ginocchia leggermente meno piegate. Per me così va bene, io non ho le ginocchia troppo piegate, e anche dopo una giornata intera di guida, anche guidando veloce, sono sceso dalla moto praticamente riposato come quando ero partito, e questo è il punto di forza, sicuramente uno dei punti di forza della moto. Poi ovviamente c'è la versione ASA, che è questa che ho qui, che sto guidando, ma su cui mi soffermerò solo brevemente dicendo che il cambio funziona molto bene, è anche abbastanza intelligente, ma su questo argomento torneremo con un video dedicato, perché ho fatto una piccola riunione con i tecnici BMW e c'è davvero tanto da sapere su questo cambio, perché ha tantissime funzioni. Moto alta, moto bassa, ho provato anche quello. Ovviamente la moto bassa perde un filino di velocità di ingresso curva, diventa un filino più fisica rispetto alla moto alta, però se uno è alto come me, io la moto bassa la consiglio tutta la vita, e magari rimedierei montando i cerchi forgiati, che sono più leggeri e ti aiutano a rendere più veloce la moto. Quindi la moto perfetta del Cordara, eccola qua, sella standard, montata in posizione bassa, con la moto bassa, con l'abbassatore, quindi quando ci si ferma si va a 820, Dynamic con le sospensioni messe in più 2, perché comunque mi rende la vita più gradevole quando vado a guidare in modo spinto, e il cambio ne parliamo. Forse è la GS Adventure più Adventure di tutti, per tutte le soluzioni che ha di carico, di valigie, di possibilità di montare pezzi, ma è l'Adventure più sportiva di tutte, più leggera, più maneggevole da usare dall'altro punto di vista, quindi anche dal punto di vista della guida. Insomma, un bel compromesso davvero. La moto non costa poco, però offre veramente tanto. Questo è tutto quello che mi sono segnato sull'Adventure, sicuramente ci sarà ancora molto da dire. Io vi dico, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.